Buonasera e bentornati in un nuovo video della rubrica Il cinema in 10 minuti, in cui parliamo da un punto di vista tecnico dei più grandi film della storia. Come sempre introduciamo il film di oggi con una breve clip. Lawrence d'Arabia è un colossal del 1962 diretto dal regista inglese David Lean, vincitore di 7 premi Oscar come miglior film e miglior regia. Nel 1963 vinse anche un Golden Globe come miglior film. È considerato dall'American Film Institute il quinto film più importante della storia del cinema, in quanto a regia e realizzazione tecnica. Tratto dall'autobiografia I 7 pilastri della saggezza, pubblicata nel 1922, la vicenda racconta l'incredibile impresa militare del colonnello inglese T. Lawrence, meglio conosciuto con l'appellativo di Lawrence d'Arabia, che nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, guidò la rivolta araba contro l'impero ottomano. La narrazione della storia inizia al Cairo, in Egitto, dove il tenente Lawrence ricopre il suo ruolo di cartografo. A differenza dei suoi colleghi inglesi, Lawrence è un grande appassionato e conoscitore della cultura araba e ha particolarmente a cuore la sofferenza del popolo arabo nei confronti dell'occupazione ottomana. Fin da subito il suo personaggio, qui interpretato da un magistrale Peter O'Toole, ci appare molto evanescente. Il suo ruolo all'interno del gruppo dei militari inglesi è quello di creare un immaginario. Questa particolare occupazione rispecchia molto la volontà immaginifica di Lawrence, che poi lo spingerà infatti a guidare la rivolta araba, nel tentativo di creare una solida nazione per il popolo. Nel cast, al fianco di Peter O'Toole, troviamo anche Omar Sharif nel ruolo dello sceriffo Ali, Alec Guinness nel ruolo dell'emiro Faisal, Anthony Quinn nel ruolo di Auda Abu Tai. Il film vanta inoltre l'epica colonna sonora composta da Maurice Jarre, che fino ad allora aveva collaborato con i registi della Nouvelle Vague e per questo film vinse l'Oscar alla migliore colonna sonora. Quello che in assoluto colpisce di più di Lawrence d'Arabia è l'incredibile bellezza visiva del film. David Lean utilizza appieno tutto il linguaggio classico del cinema e lo rende estremamente potente. Il film è caratterizzato dalla presenza assidua di vasti paesaggi desertici che coprono quasi totalmente l'intero spazio dell'inquadratura, riducendo la presenza della figura umana al suo interno quasi sempre al minimo. Questo infatti aumenta la sensazione di una natura dominante e soprattutto restituisce la difficoltà dell'impresa in un ambiente così inospitale. La fotografia del film è stata riconosciuta dall'American Society of Cinematographers, ovvero una sorta di accademia dedicata all'arte della fotografia nel cinema, come la migliore fotografia cinematografica di tutti i tempi, qui diretta nel film da Freddie Young. I colori brillanti restituiscono appieno le atmosfere del deserto e la vivacità dei cromatismi all'interno dell'ambiente. David Lean basa la costruzione delle inquadrature nel film anche sull'opposizione cromatica degli elementi dell'ambiente, con le colorazioni primarie, ad esempio, con una perfezione geometrica perfettamente calibrata. Freddie Young nel film utilizza una particolarissima tecnica cinematografica basata sul controllo della luce, una tecnica importantissima e difficilissima da ottenere che ha consentito quelle inquadrature suggestive nel film in controluce. David Lean dimostra anche un'assoluta maestria e padronanza del montaggio cinematografico. Gli stacchi improvvisi tra una scena e l'altra sono tutti giocati sulle similitudini cromatiche e di forma. Ad esempio, nella scena in cui Lawrence si trova ancora al Cairo e ha appena ricevuto l'incarico di incontrare l'emiro Faisal, tiene in mano un fiammifero acceso
e lo spegne con un soffio. La fiamma del fiammifero viene ricollegata visivamente al sorgere del sole nella scena successiva, con un veloce taglio improvviso. Tra le scene più significative è bene ricordare anche il primo incontro tra Lawrence e lo sceriffo Ali. Il tenente Lawrence è stato appena inviato dal Cairo per incontrare la tribù dell'emiro Faisal e viene accompagnato durante il viaggio da uno dei suoi sudditi. Durante il viaggio, in un momento di riposo, l'accompagnatore di Lawrence beve dal pozzo della tribù nemica e, visto in lontananza da Ali, che è il padrone di quel pozzo, viene ucciso freddamente. L'intera sequenza si svolge nel silenzio assoluto. David Lean omette completamente la colonna sonora, presente fino alla scena precedente, e decide di mostrare l'arrivo di Ali utilizzando tempi reali e dilatati. La scena infatti è caratterizzata da campi lunghissimi che mostrano la vastità del deserto e il nulla attorno ai personaggi, con Ali che arriva in lontananza mentre la tensione dei personaggi cresce man mano che la figura all'orizzonte diventa sempre più nitida. Nelle stupende scene di battaglia è bene ricordare la sequenza che riguarda la presa di Aqaba, roccaforte ottomana, da parte degli arabi. Il regista costruisce la sequenza utilizzando due posizioni diverse della macchina da presa. La prima vede la macchina da presa tra gli arabi in attacco, con un punto di vista privilegiato ovviamente sul primo piano di Lawrence. La macchina da presa si muove con delle carrellate veloci che seguono il movimento della tribù. Un secondo punto di vista vede invece la macchina da presa collocata in alto, su un promontorio, e inquadra la città di Aqaba con un campo lungo. Questo punto di vista permette di avere una visione dall'alto sul momento dell'attacco, fino agli ultimi momenti della battaglia in cui poi la macchina da presa con una lenta carrellata si sposterà verso il mare. Questa lunga sequenza dell'attacco ad Aqaba termina con una scena girata durante il tramonto, dove Lawrence, soddisfatto della conquista, si concede una passeggiata lungo la spiaggia e viene omaggiato da lì con una ghirlanda di fiori proprio per il conquistatore. Nonostante Lawrence d'Arabia vanti una colonna sonora degna da Oscar, David Lean è regista dei silenzi e amava costruire delle sequenze d'effetto in cui l'attore e la macchina da presa fossero gli unici protagonisti. Tra le molte scene mute del film, come ad esempio quella in cui Lawrence durante la traversata del deserto del Nefud torna indietro per salvare un membro della tribù, è bene parlare di una particolare sequenza che riguarda la nascita vera e propria del mito di Lawrence d'Arabia. In questa semplice scena, che viene collocata subito dopo l'impresa eroica del salvataggio da parte di Lawrence di un membro della tribù, Lawrence viene vestito come uno sceriffo arabo, con abiti bianchi e un pugnale d'oro. Si allontana per pochi istanti dal gruppo e, una volta sceso dal proprio dromedario, si diverte e gode del suo essere ormai perfettamente integrato con la tribù e con il loro obiettivo. In questa sequenza David Lean chiese a Peter O'Toole di tenere a mente questa sensazione particolare di rinascita e completezza e gli chiese di improvvisare senza alcuna battuta, ma solo con dei movimenti del corpo. Il regista costruisce questa sequenza quasi completamente in campo medio, inquadrando completamente la figura intera dell'attore e dando spazio ovviamente alla sua improvvisazione. Il film termina con il ritorno di Lawrence in Inghilterra, dopo molte delusioni e dopo anche l'abbandono da parte dell'emiro Faisal, che ormai riteneva Lawrence un personaggio molto scomodo per le trattative che seguiranno. Accompagnato da un autista, Lawrence attraversa un'ultima volta il deserto in auto e il film si conclude con un'ultima sequenza lunga
fissa sul volto dell'attore. Spero che questa breve analisi vi abbia invogliato a vedere o rivedere Lawrence d'Arabia. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video della rubrica. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento e un saluto dalla vostra Greta.